Avete mai avuto paura di mostrare chi siete davvero? Di mettere una maschera perché avete paura che gli altri possano giudicarvi e ferirvi se vedono il vostro vero io? Allora forse potete capire bene Zsiga. Bentornati al canale. Per chi è nuovo, io sono Rococo e lei è la mia Labubu Wings of Fortune. Insieme stiamo andando oltre le blindbots per scoprire le storie, i significati e le persone dietro i personaggi del mondo di Pop Mart. Oggi parliamo di Zsiga, la bambina con le spine. Innanzitutto, chi ha creato Zsiga? A differenza di molti personaggi di Pop Mart, Zsiga non nasce da una collaborazione esterna. È un'IP originale di Pop Mart, creata dal Pop Design Center, il team interno di designer e artisti dell'azienda. Colei che l'ha immaginata è l'artista Wu Tantan. Tantan ha un approccio semplice al design. Tende a rappresentare le proprie emozioni in un oggetto. L'artista osserva le persone, come si mostrano agli altri, cosa nascondono e cosa provano. Tantan ha un gatto, dolce e carino, ma quando incontra gatti più grandi rizza i peli e finge di essere feroce. Il comportamento le ha ricordato che anche noi, quando ci sentiamo vulnerabili, tiriamo fuori le spine. Non per attaccare, ma per sembrare più grandi di quello che siamo e tenere il mondo a distanza. Da quelle osservazioni sulle persone e sul suo gatto è nata Zsiga. Le emozioni delle persone sono diverse e anche contraddittorie. Secondo l'artista è proprio questo che le rende più ricche. Tenete a mente questa frase perché in Zsiga le contraddizioni le vedrete tutte. A prima vista Zsiga sembra distaccata e poco approcciabile. Ha dei capelli appuntiti che ricordano le spine e indossa dei guanti che hanno delle spine. Quelle spine non sono lì per far del male agli altri. Sono lì per proteggere se stessa dal mondo. Sono un meccanismo di difesa. Zsiga è come un riccio. Usa le spine per creare dei confini. Quante volte avete alzato un muro, fatto finta di stare bene e mostrato una versione diversa di voi per paura che gli altri vi facessero del male? Zsiga è libera, ribelle, selvaggia e innocente allo stesso tempo. Vuole la vicinanza, ma ha paura di aprirsi. Vuole essere capita, ma non sa ancora come mostrarsi per davvero. È dura fuori, morbida dentro. Spesso la sua espressione sembra trasmettere infelicità, ma in realtà non è infelice. È solo nata così, è lei. L'artista spera che tramite Zsiga le persone possano mostrare le proprie vulnerabilità, non come un segno di debolezza, ma come atto di coraggio. C'è un dettaglio in Zesiga che molte persone non notano subito. Voi l'avete visto? Guardate bene, in basso, il suo piede destro. C'è sempre un cagnolino, è il suo migliore amico, quello che sta sempre dalla sua parte e le dà supporto incondizionale. Alcuni lo vedono come un peso, qualcosa che ci si trascina dietro. Altri invece lo vedono come compagnia, un modo per ricordare che, nonostante le sue spine, Zesiga non è sola. Voi come lo vedete? Zesiga fa il suo debutto nell'agosto del 2022 con la serie Walking into the Forest. Da allora sono passati quasi 4 anni e le serie continuano ad arrivare. La 10ª, Under the Sun, è uscita di recente. Nel 2025 ha avuto la sua prima mostra nazionale a Pechino. Installazioni, sculture, scene interattive su più livelli di un centro commerciale. Si chiamava semplicemente Zesiga. Nelle sue serie Zesiga rimane sempre Zesiga. Non cambia identità. Cresce, esplora, affronta difficoltà. Porta con sé introspezione, vulnerabilità e contraddizioni. Alcuni titoli delle serie sembrano dei inviti o dei promemoria. Ogni serie esplora un lato diverso di lei e di noi. La nostalgia, il bisogno di rallentare, il sentirsi fuori posto, il bambino che continuiamo a portarci dentro anche da adulti.
e il mostrarsi per come si è, senza filtri. Parliamo un attimo della serie Borderline Drifter. È composta da 6 coppie di figure e queste sono le parole dell'artista. Siamo un'esistenza molto piccola, le nostre emozioni e relazioni sono formate da linee. Ogni linea che si interseca forma le nostre coordinate e insieme formano il vasto mondo. Siamo tutti dei vagabondi che camminano in questo spazio. Ecco perché si chiama Borderline Drifter. Zesiga ha avuto anche una collaborazione interessante, ovvero quella con i Care Bears. Zesiga, la bambina con le spine, insieme ai orsetti del cuore, simboli di affetto e dolcezza. Sembra un contrasto, ma se ci pensate, in fondo, Zesiga, sotto tutte quelle spine, vuole essere accettata per com'è davvero. Zesiga ci ricorda che le spine non sono qualcosa di negativo, sono un confine che serve per proteggerci, un segno che ci teniamo a noi stessi. Voler essere accettati, ma voler anche proteggersi. Voler essere autentici, ma sentirsi obbligati a indossare una maschera. Voler stare vicino agli altri, ma avere paura di restare feriti. Voi vi siete mai sentiti un po' come lei? Se siete ancora qui, vi ringrazio per avermi seguita fino alla fine. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e seguitemi per scoprire gli altri personaggi di Pop Mart. Io e la mia Bubu vi salutiamo. Alla prossima!